sta lì appostato in attesa che faccia una cavolata. Cazzarola, proprio le dune. Facevo meglio a dare 50 euro a tizio. Senza dubbio non ci si annoia oggi. È vero, se trovo una birra me ne bevo una cassa. Mi piace per nulla quella salita. Vediamo se va fuori discussione questa salita. Sto facendo una pietraia che non avete idea veramente come si mette la situazione. Questa era la strada facile, mazzo cosmico quando andate a piedi, si sassi via. E boh, da qua non è che c'ho delle certezze, Ho rischiato seriamente di rimanere bloccato nel fango prima, non è più una giornata per fare, non so, 50 km. Manca meno di un'ora al tramonto. Ditemi che quelli sono lampioni. Salam, sitiali! Questa sarebbe la strada principale. Poi questa non è sabbia, questa è polverone. Da qua con la moto non si esce. Asfalto tutta la vita, d'ora in poi cambio il nome del canale a Zero iPads a Zero Sand. Vabbè, è un agguato però. Vediamo se riusciamo a rifare l'ennesimo cinema. Ci passo? Il prossimo albergo lo voglio in una piazza. Il bagno è al limite della sopravvivenza. Buongiorno fanciulli, non ho registrato nulla stamattina dall'accampamento del deserto dove stavo dormendo da 2 giorni e adesso sto cercando di arrivare a un paesino che si chiama Sitiali e mi sto trovando un pochino in difficoltà perché ci sono mille piste, parecchia sabbia. C'è questo qui che mi sta seguendo, credo che stia cercando di fregarmi perché prima mi ha fatto cambiare strada facendo l'amicone, poi mi ha detto che mi ha seguito senza farsi vedere. Ha cominciato a cercare di farmi cambiare strada, secondo me sta cercando di farmi andare in un posto dove poi mi dovrò trovare in difficoltà in modo poi da chiedermi dei soldi perché già me li ha chiesti per aiutarmi, quindi starò super in campana per evitare di infilarmi nei casini e soprattutto perché personaggi come questo non meritano neanche €1 perché prima fai l'amicone e poi mi fai infilare in mezzo ai casini, mi segui aspettando che mi trovi in difficoltà. Nada, per me piuttosto ci muoio qua nel deserto, ma questa zona è molto particolare, molto interessante. Sono totalmente fuori da ogni traccia, quindi per esempio adesso non so se girare a sinistra o girare a destra, per un secondo cerco di capire. Non so se riuscite a vederlo, sta lì appostato su quel piccolo passo in attesa che faccia una cavolata. Questo vi fa pensare che questa è la strada sbagliata. Quindi, siccome non sto sulla pista che pensavo di dover fare, faccio una bella cosa, anche se un pochino tardi per girarmi, già sto un po' troppo in discesa, ma lo faccio e vado dall'altra parte. Vedo che si è rigirato, se n'è andato, quindi è probabile che abbia capito che ho capito il trucco e che sto andando a riprendere la pista principale, quella che lui mi aveva sconsigliato perché a suo dire piena di sabbia. Vediamo, può darsi pure che sto pensando male inutilmente, ma ormai ho capito come purtroppo funziona da queste parti. 50 euro voleva per accompagnarmi al fiume dove dice che è pericolosissimo. Vediamo. Sabbia finora ne ho trovata anche abbastanza, però gestibile, insomma un po' di smadonnamenti, sbandate varie, ma più o meno fattibile.
scendevo da qui, anzi mentre mi ero fermato lì per cercare di capire che area tirava, e lui, non vedendomi, si è avvicinato, non pensando che io stessi fermo lì. Subito dopo il passo sono saliti altri due marocchini in scooter, non mi hanno neanche guardato, e quindi penso che siano anche loro delle guide, che quindi non si sono permessi di darmi nessun consiglio, che hanno visto che c'era l'altro tipo e pensavano che magari stessi con lui. Questo prima l'ho incontrato a un incrocio sulla strada che era ancora asfaltata, no, asfaltata no, ma insomma un ottimo sterrato. Aspettava lì, come al solito ho fatto il carino, mi ha dato un po' di consigli, non ha minimamente fatto vedere che stava cercando di vendermi qualcosa, la sua guida, eccetera eccetera, e come al solito mi ha infilato nella tela del ragno, e poi ha cominciato piano piano a seguirmi. Gli ho chiesto il nome quando stava lì, si chiama Mohamed, o dice di chiamarsi Mohamed. Poi quando l'ho incontrato poco fa, mentre cercavo di capire se guardare un fiume di sabbia o prendere un'altra pista, è arrivato con la sciarpa davanti al volto, insomma, la specie di kefia davanti al volto. Mi sembrava di riconoscerlo. Allora dopo un po' gli ho chiesto il nome, mi fa Mohammed. Ha tagliato il nome per cercare di non farsi riconoscere. Ho fatto: senti, per cortesia, già mi sono fatto fregare a pezzo, non te ci mette pure te. Ok, ho ripreso la pista che il mio navigatore conosce. Sabbia ce n'è, non si può negare, però vediamo. Che è così, si trippola un po' ma si fa. La cosa è certa, non mentiva quando ho detto che c'era molta sabbia qua. Sto cercando di passare al lato della pista perché è veramente troppo sabbiosa. Il male è pieno di sassi, però col fatto che il fondo è morbido, anche se ci passi sopra senti molto poco. Adesso ho gonfiato le gomme un bel po', a occhio proprio, non frega niente, vado piano. Poi davanti ho la Midas 10 Dakar, deve essere fatta apposta per lavorare un po' su brutti terreni con basse pressioni. Speriamo che il fiume sia questo. Però qui è tutta sabbia, lì è più sassoso, quindi ma me lo vado a studiare un po', Il paesaggio è veramente interessante e particolare, è diverso da la maggior parte delle cose che ho visto finora in Marocco, a parte la sabbia. Mamma mia, il mio odio nei confronti della sabbia sta raggiungendo livelli inenarrabili. Che
Tra l'altro poi quello non era manco l'unico fiume, ce n'è un altro qua. Va bene. Devo portare pure più acqua, ce l'ho, però se succede qualcosa voglia chiamare rinforzi senza acqua. Che bello però, questa è una bellissima zona, non l'aspettavo. Pensavo fosse una landa desolata, cioè è una landa desolata, però è una bella landa desolata. Niente, devo fidarmi un po', devo accelerare. Che stava ammorbidendo tutto, se no ci metto una settimana e diventa faticosissimo. Qui che questo cambio che significa? Cosa buona o cosa mala? Cazzarola, proprio le dune. Questo non mi piace, non mi piace proprio. Le dune non me l'aspettavo proprio. Poi le tracce vanno qui. Cioè, ma qua sto proprio nel deserto, cacchio. Porca vacca. Se devo passare là. Seconda duna a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino a Sidiali. Poi la strada la trovi da te, se non la trovi e tre. Facevo meglio a dare 50 euro a tizio. Non si può dire che io sappia benissimo quello che sto facendo e dove sto andando, devo essere sincero. Però almeno siamo usciti dalle dune, che mi pare già un ottimissimo risultato. Ah, qua c'è una sorta di pista. Ottimo, e ce l'ho anche sulla mappa. Bene, bene, bene. Cioè, non è corretto dire che non so quello che sto facendo e dove sto andando, è solo che sono obiettivamente un pochino in dubbio sulle piste da seguire. Ovviamente un pochino di preoccupazione sta cominciando a salire, perché sono ancora piuttosto lontano dalla destinazione, direi, nella strada. Comunque senza navigatore qua ci muori proprio a occhi chiusi.
Fulvio non ci si annoia oggi. Stasera se trovo una birra ne bevo una cassa. Mi piace per nulla quella salita. Adesso mi è concesso che sia dove devo andare. Sta cosa. Io temo sia fuori discussione questa salita. È polvere, ma neanche sabbia. Andiamo a vedere laggiù. Sto facendo una pietraia che non avete idea. C'è sabbia come se non ci fosse un domani. Della boh, c'è fiume, poi veramente come si mette la situazione. L'unica a attraversare qua dove però ovunque fa schifo tutto. Provare a vedere di là, la strada facile. Allora, pare che ho trovato un posto dove guardare il fiume, mazzo cosmico quando andate a piedi. Mi sarà da faticare molto.
fatto, che è tipo laggiù, devo passare per forza, questi sassi, via. Qui per fortuna passa, ma dei sassi, ma insomma, possibile, non arriva al tutto. Da qua non è che c'ho delle certezze, potrei fare tutto questo sforzo quasi inutilmente. Mai aspettato che fosse così felice di vedere una pietraia. Giornata per fare, non so, 50 km, mamma mia. Adesso dice che c'è un fiume prima della strada principale, che non ho idea che caspita voglia dire strada principale. Vediamo bene perché ne la posso fare, manca meno di un'ora al tramonto. Ho rischiato seriamente di rimanere bloccato nel fango prima nel deserto, non ricordo se lo stavo registrando o meno, che
fa tenerezza solo a pensarlo di rimanere bloccati nel deserto, nel fango. Quelli sono lampioni, ditemi che quelli sono lampioni o pali della luce, ditemi che civiltà. Hanno cominciato a venire i crampi. Salam. Sidi Ali. Sidi Ali. Ok. Non ho moltissima confidenza. Questa sarebbe la strada principale. All'improvviso verde, devo prendere un buono o cattivo segno. Spiegata dalla sabbia non buonissimo. Basta che non c'è fanghetto. Oh.